Mamma mia, ho trovato il paese dove si mangia meglio e si spende meno in Europa. Tanta roba, venite in Macedonia. Sono le 4 e siamo appena arrivati a Skopje. Esatto, sono le 4, dovevamo arrivare alle 5 più o meno quando il sole avrebbe dovuto sorgere. Siamo arrivati un'ora prima. Un di merda. Con un Flixbus che in realtà non era Flixbus, che non c'era scritto neanche la destinazione sopra. Abbiamo dovuto chiedere per fortuna. Abbiamo provato a girare la città al volo dalla stazione, ma c'erano dei cani randagi giganti. Siamo scappati, stiamo aspettando che sorga un po' il sole per muoverci. Alle 7 dobbiamo andare in hotel, lasciamo giù la roba e poi iniziamo a girare la città. Io ho gli occhi secchissimi. Sono le 4:30, alla fine siamo arrivati in centro, non c'è praticamente nessuno. Stiamo cercando di evitare qualsiasi contatto umano e contatto animale, perché ci sono un sacco di cani randagi anche nella dogana, che siamo stati fermi quasi un'ora per i controlli. Comunque la città non sembra veramente male, sembra veramente figa. Non mi era mai capitato nemmeno a Padova di girare una città così da solo o in coppia alle 4:30 di mattina. Stradrenalinico. Comunque città, devo dire, tranquillissima. Sono le 4, ma metti che in delle metropoli giganti del mondo tipo Barcellona, Marsiglia, altre cose, andare in giro per di qua a quest'ora sarebbe molto più pericoloso, perché c'è la peggio gente. Qua invece non c'è proprio nessuno. Come direbbe Diego, hit, perché stiamo visitando la città mentre sta sorgendo il sole. Pian piano inizia sempre più a schiarirsi il cielo. Colazione neanche alle 5 di mattina davanti al museo archeologico di Skopje. Facciamo colazione con quello che ci siamo portati da Tirana. Oltretutto mi sa che ci conviene sì vederla adesso la città, perché oggi il meteo dice che dovrebbe diluviare. Ok. Piove. Ariqua, Cappi di Skopje. Pare di essere ad Atene. Infatti la Macedonia del Nord faceva parte della Grecia. Infatti c'è una città che si chiama Macedonia in Grecia. Poi nella storia di sicuro si sono suddivise, anzi divise per qualche motivo, e tuttora in Macedonia del Nord sono presenti tantissime cose ancora scritte in greco. Anzi, guardandomi in giro direi quasi tutto. E gli edifici sono proprio caratteristici dell'architettura greca, bianchi, alti, puliti, con queste colonne importanti, veramente molto figo. Sono le 6:15, siamo già da 3 ore che stiamo girando in giro, siamo stati fermi mezz'ora in stazione, tanta roba, esotico. Guarda che cazzo di avventure ti faccio fare, altro che infradito, cocktail e troie. Siamo arrivati in piazza Macedonia, piazza veramente bella perché è circondata da statue nere, statue bianche, veramente c'è di tutto e di più. Peccato soltanto per degli edifici ancora in costruzione, però comunque rimane davvero molto affascinante. In mezzo a piazza Macedonia c'è la statua alta 22 metri di Alessandro Magno. Ma qual è la particolarità di questa statua? Nessuno qui in Macedonia e anche in Grecia possono dire che sia la statua di Alessandro Magno, perché l'eroe nazionale è da sempre conteso fra le due nazioni, Macedonia del Nord e Grecia. Quindi la statua di Alessandro Magno non si può chiamare così, ma si chiama guerriero a cavallo. Come tutti immagino sappiamo, Alessandro Magno è stato un grande condottiero, eroe nazionale, soldato e re dell'impero macedone più o meno nel 300 a.C. All'epoca ha costruito un impero veramente enorme che riempiva praticamente mezzo mondo di quello che si era scoperto all'epoca e ha conquistato veramente tante terre. Ciao Morino! Un bel perro! Ciao amore, vieni con noi oggi! Ciao Morino! È pieno di cani, non so se sia randagio questo. No, questo qui ragazzi è un cane marchiato, perché qui è di là sotto abbiamo è pieno. Skopje, città delle statue, perché sono veramente tantissime in ricordo dell'antica Grecia e dell'antica Macedonia, ma soprattutto città dei ponti. I ponti principali sono 4: Ponte dell'Arte, Ponte della Civilization, che è quella davanti al museo, Ponte di Pietra, che è quello su cui siamo adesso, e il Ponte Moderno. La città è divisa in due dal fiume. Una parte c'è Piazza Macedonia con i vari negozi, diciamo il centro città, mentre l'altra parte è la parte storica con i musei, la collina col castello, i palazzi presidenziali
mondiali. Quante cazzate, ragazzi. Questo qua è una marea di cazzate. Il nostro amico ha deciso di seguirsi e venire con noi oggi, vero? Oh, Uran, attacca. Aggiornamento, sono le 6:30, ci ha raggiunto un altro coniglio, eccolo qua. Ma io sono innamorato sia dei cani che ci stanno seguendo, ma sia di tutte queste statue. È veramente pieno, ma sono bellissime, sono fatte veramente bene. Un altro cane. Si è aggiunto un altro cane. Ma è successa una roba del genere. Siamo a Skopje alle 7 neanche di mattina sotto il diluvio. Abbiamo 3 cani che ci stanno inseguendo da 2 ore tipo. Cioè pian piano se ne sono aggiunti un po' alla volta. Lui è l'ultimo, lui è il penultimo e lui è il primo. Ci siamo fermati un attimo in hotel, ma è troppo presto perché ci aprono addirittura. E i cani ci hanno aspettato dietro l'angolo e si sono riuniti a noi. Visitare una città comunque in queste condizioni, avendo dormito più o meno 2 ore, essere arrivati alle 4, aver iniziato a visitarla col buio, essere inseguiti da 3 cani, è una hit. Siamo dentro il giardino del palazzo del governo macedone. Qua comunque è tutto quanto strabianco, strabello, straverde, strapulito. Bello un cazzo. Bellissimo. Questo invece è un hotel a nave di forma sul fiume di barca. Avete capito che cos'è? Il centro è veramente pieno, impestato di statue bianche, nere, grigie, addirittura una colorata di una donna che si tuffa che è sotto giù nel fiume. Tutte le statue presenti a Skopje non hanno proprio un significato particolare, sono semplicemente tutti artisti e personaggi famosi dell'epoca e della storia della Macedonia. Questa invece era ed è una delle porte d'ingresso della Macedonia del Nord. Dall'esterno poi dove arrivano tutte quante le macchine è ancora più bello perché ci sono 2 signori che penso siano 2 uomini importanti della storia della Macedonia del Nord che proprio ti accolgono nella città. I nostri ragazzi qui ormai si sono affezionati a noi, penso perché li trattiamo bene, non li mandiamo via e ci vogliono bene. Rispetto all'Albania questa città 10 volte meglio, anzi mi sa di più perché la gente è tranquilla, non mi sento affatto impaurito da nessuno, non c'è brutta gente, è anche leggermente più pulita questa città, più ordinata, più bella esteticamente. Dietro Piazza Macedonia ci sono un po' di vie di bar, negozi, ristoranti e troviamo inoltre un monumento dedicato a Madre Teresa di Calcutta che è stata un'importante suora cattolica e troviamo la cattedrale dedicata ai santi Costantino ed Elena che sono gli stessi a cui è dedicata la cattedrale di Bucarest. Peccato per la gru dietro. Adesso cerchiamo di andare su fino alla fortezza, sono le 8:30, siamo nel bazar che poi ci porterà alla fortezza. Abbastanza tutto chiuso si può dire. Quella che dovreste riuscire a intravedere lassù è la Croce del Millennio, iniziata a costruire nel 2002 ma terminata nel 2011 grazie all'aiuto della Chiesa Ortodossa Macedone. È stata costruita per commemorare i 2000 anni del cattolicesimo nel mondo e anche della Macedonia. Ma cosa sa? Figa. 3 hours later. La città si è riempita, non è per niente male, io la preferisco però con meno gente perché mi dà più quel senso di pace, di tranquillità. È bella piena di gente, però a vista d'occhio sembra che ci sia meno gente rispetto ad altre capitali europee quando sono piene. Oltretutto è pieno di gente che va in bici e tantissima altra gente che va in monopattino. Qui il monopattino è veramente tanto utilizzato. A few moments later. E ora panino da 3 euro, veramente enorme con tutto, hamburger, verdure e patatine, Però, ragazzi, però... qua non capiscono un cazzo né di italiano né di inglese. Te li bestemmi dietro, ridono, cioè non so come fate a venire in questi posti, però per l'avventura questo è altro. Il discorso è che qui non accettano monete in euro, accettano solo banconote e noi non ce le avevamo. Abbiamo dovuto cambiare 10 euro con 500 dinari macedoni. Non siamo ancora andati sul mercato, ma fatto sta che qui il cibo costa veramente pochissimo. Un paninazzo del genere solo 3 euro, è veramente enorme. Da noi in Italia questo costerebbe 5-6 euro almeno, perché è il panino con l'hamburger e le verdure più praticamente una porzione di patatine. 5 più 3, quindi 8. Abbiamo conosciuto dei ragazzi albanesi che sono qui a Skopje perché vivono qua. Abbiamo giocato a calcio con loro e anche con dei bambini di 10 anni, però loro erano del Kosovo. I Balcani qui si mescolano con un po' tutte le nazionalità.
1 hour later. Cena tipica in ristorante tipico macedone. Birra tipica. Tipo 2 euro e qualcosa, mezzo litro. Non abbiamo capito cosa abbiamo ordinato, abbiamo fatto un mix di tutto. Boh, vediamo. Pare acqua. È buona. C'è un po' di legno. È un po' legnosa, però è vero, però è buona. Per la modica cifra di... Non ho idea di cosa abbiamo ordinato, ci hanno portato pure l'aglio, potentissimo col pane, ma strabuono. Buonissimo. Super approved. Guarda che rossa sta salsiccia dentro. Completamente diversa dalle nostre salsicce, strabuona però. Sera finita abbiamo mangiato come degli animali, tipo un pane gigante con l'aglio a testa, patatine fritte, Hamburger, col formaggio sopra e anche dentro, posticine di maiale, una salsiccia, patate lesse, lesse, cipolla, piselli. Una birra a testa da mezzo litro. Esatto, per un totale di 1000 dinari giordani che corrispondono a 8 euro a testa. 8 euro a testa. Neanche al McDonald's in Italia si spende così poco. Questo è il posto migliore qualità-prezzo che io abbia mai mangiato. Batte la Bulgaria, batte la Romania, batte l'Albania. Viva la Macedonia! Viva la Macedonia! Mamma mia, ho trovato il paese dove si mangia meglio e si spende meno in Europa. Mamma mia, 8 euro. Tanta roba, venite in Macedonia. The next morning. Signori, buongiorno. È venuto fuori il sole e noi stiamo andando verso l'aeroporto. Direi che Skopje si merita un bel 7,5. Perché? Intanto è stato bellissimo arrivare in piena notte a Skopje e vedere la città man mano che sorgeva l'alba. È una cosa che non mi è mai successa, nemmeno a Padova dove abito io. E devo dire che è stato davvero particolare. A Skopje non ho trovato brutta gente di notte e neanche di giorno, a differenza dell'Albania che abbiamo avuto qualche intoppo, se si dice così. È una città piuttosto pulita, soprattutto il centro. Poi la periferia in questi paesi dei Balcani lascia un po' a desiderare perché sono paesi più poveri rispetto al nostro, però comunque posso dire che è una delle pochissime città in cui ci tornerei, perché l'arte che caratterizza le costruzioni di questa città mi ha veramente colpito. Vi consiglio vivamente di farvi un weekendino a Skopje e ve lo consiglio molto più dell'Albania. Sia per la gente, sia per la bellezza della città, che è anche molto particolare, e soprattutto perché costa veramente pochissimo. Abbiamo conosciuto diversa gente simpatica, come i signori degli hotel, i ragazzi con cui abbiamo giocato a calcio in centro, che ci ha reso davvero la vacanza particolare e avventurosa. Quindi da Skopje è tutto, un saluto, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like se non l'avete ancora fatto, baci, abbracci Beh, fioi e spuaci, ciao!